Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Pier Giovanni Salimbeni di Binomania.it, un giornalista e tester di strumenti ottici digitali dal 1997. Oggi vi parlerò del Vortex Bantam HD 6,5x32, un binocolo compatto e accessibile che ho deciso di provare dopo le tante richieste di chi mi segue e desidera un modello entry level, magari da regalare in vista del Natale ai figlioli o ad amici. Questo binocolo mi è stato gentilmente inviato da Mauro Spozio di Origin STB, distributore ufficiale dei prodotti Vortex in Italia. Oggi, nel mese di novembre del 2025, il Vortex Bantam HD costa circa 80 euro e offre la classica garanzia vita Vortex, che in Italia significa 30 anni di copertura. Su Binomania.it, come sempre, è presente una recensione molto approfondita. Io oggi però vi racconterò le mie impressioni pratiche dopo varie prove sul campo, dal birdwatching all'osservazione del paesaggio e persino durante una breve sessione sotto le stelle. Quindi sedetevi comodi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci vediamo subito dopo la breve sigla. A tra poco. Inizio col parlarvi della meccanica e del sistema di messa a fuoco. La serie Bantam è la più economica di casa Vortex, ma eredita la qualità costruttiva del marchio. È sorprendente infatti come siano riusciti a realizzare un piccolo binocolo con prismi a tetto, curato nei dettagli e proposto a un prezzo molto competitivo. Il corpo è solido, con una cerniera centrale robusta e un'armatura in gomma verde di colore Vortex, con una texture che definirei a buccia d'arancia, che assicura un'ottima presa. Nonostante sia un modello entry level, quindi economico, è impermeabilizzato e riempito di azoto, quindi utilizzabile anche con pioggia o nebbia. Pesa circa 430 grammi con i tappi montati e misura poco più di 10 cm di larghezza e arriva a 13,5 di altezza con i paraluce totalmente estratti. È perfetto per le mani dei bambini, degli adolescenti e anche delle signore che vogliono un binocolo leggero ma solido. La manopola di messa a fuoco, grande e zigrinata, offre inoltre una buona sensibilità anche con i guanti invernali. La messa a fuoco minima che ho misurato parte da 3,8 m con una corsa di poco meno di un giro fino all'infinito. La correzione diotrica è affidata invece a una ghiera rigida e precisa sull'oculare destro e una volta regolata difficilmente la sposterete accidentalmente. Insomma, è un binocolo con una costruzione semplice ma davvero ben fatta, che offre tanto più di quanto ci si potrebbe aspettare da un binocolo sotto gli 80 euro. Passiamo adesso al reparto ottico del Vortex Bantam HD. Naturalmente a questo prezzo, ragazzi, non ci si possono aspettare vetri alla fluorite o schemi apocromatici esotici, ma Vortex ha comunque fatto un ottimo lavoro. L'azienda dichiara l'utilizzo di vetri HD. In questo caso significa avere vetri acromatici capaci di offrire una buona resa dei colori e un contrasto ottimo per il prezzo d'acquisto. I bianchi tendono leggermente al caldo, ma la qualità dell'immagine in asse, quindi al centro del campo, è davvero valida, tanto che durante l'utilizzo normale in queste giornate molto soleggiate è praticamente difficile notare differenze con binocoli dal costo anche pari al triplo. Gli oculari, come avrete presagito, non sono grandangolari. Il campo reale infatti è di soli 7,6 gradi, pari a circa 133 metri a 1000 metri, quindi un campo apparente di circa 49 gradi. Nonostante ciò però il comfort visivo è eccellente, perché gli oculari sono piccoli, hanno un diametro di appena 39 mm e sono perfetti quindi anche per chi ha una distanza interpupillare un po' stretta, come i bambini, gli
adolescenti. Il sistema di paraluce ruotabile è regolabile e comodo, con una gomma morbida che ha anche comunque un buon appoggio sull'occhio. L'estrazione pupillare dichiarata è di 18,7 mm. Con i miei occhiali da sole vi devo confermare che tutto il campo da vista è ben visibile. Per quanto riguarda invece i prismi, Vortex ha scelto i classici Smith Passion, che offrono un'immagine pulita e una pupilla d'uscita quasi perfettamente circolare. C'è solo una leggera caduta di luce ai bordi e un piccolo alone blu, che io chiamo blue ring, nei pressi del diaframma di campo, ma onestamente niente di invasivo. In compenso è buona la gestione dei riflessi nei pressi della pupilla di uscita, che per un binocolo da 80 euro non è senz'altro un fattore da scartare. Parliamo adesso delle aberrazioni cromatiche e geometriche che ho evidenziato nell'uso pratico. Devo dire subito che mi aspettavo peggio. In un binocolo acromatico da meno di 80 euro con una focale così aperta temevo infatti un forte cromatismo, e invece, come state vedendo, nelle giornate comunque con una buona luminosità il centro del campo è praticamente privo di aberrazione. Solo in condizioni di luce difficile, come giornate grigie, uggiose, con soggetti molto contrastati magari in controluce, allora compare ovviamente un po' di alone colorato, e anche il cromatismo laterale contenuto. Compare soltanto verso i bordi, dove si può manifestare la naturale curvatura di campo, ma nella pratica vi devo dire che l'immagine resta più che godibile. Nel complesso, quindi, per essere un binocolo entry level, il Vortex Bantam HD offre una resa ottica molto più alta delle aspettative, perfetta per chi vuole iniziare con un prodotto semplice, economico, ma comunque già ben corretto nel cromatismo. In questa fascia di prezzo però è normale notare qualche compromesso, soprattutto riguardo alla gestione della curvatura di campo, perché non può avere oculari asferici, costerebbe di più. Infatti la nitidezza comincia a calare leggermente a partire da circa il 70-80% dal centro del campo. Durante l'utilizzo diurno, come stamattina, il campo effettivo si riduce a circa 5 gradi e mezzo, quello sfruttabile totalmente. Comunque anche al bordo resta godibile. C'è soltanto un poco di morbidezza nei dettagli che rimangono comunque distinguibili, quindi l'immagine secondo me nell'uso diurno è piacevolmente sfruttabile. La distorsione angolare è di tipo cuscinetto e compare già attorno al 30-40% del campo. Durante le osservazioni astronomiche invece l'ho montato sul treppiede, seppur sia piccolino, e ho notato una certa perdita di puntiformità stellare verso il 70% del campo, dovuto alla coma e all'astigmatismo, ma questo si tratta di un comportamento del tutto normale per un binocolo in questa fascia di prezzo. Veniamo adesso a parlare delle impressioni pratiche sul campo. Per quanto riguarda il birdwatching, vi posso dire che il Bantam HD della Vortex è un ottimo punto di partenza per i più giovani o per chi vuole avvicinarsi all'osservazione naturalistica senza spendere un capitale. Mi ha ricordato infatti i miei primissimi passi in questa passione, quando da ragazzo utilizzai un 7x50 con prismi di Porro pagato ben 250.000 lire, ma che non aveva le prestazioni del piccolo Vortex. Il Bantam arriva perfettamente collimato dall'azienda, con una visione pulita e rilassante. La messa a fuoco è fluida, precisa, la resa cromatica leggermente calda aiuta comunque a distinguere piumaggi e dettagli anche in luce non perfetta. Il campo, ragazzi, non è grandangolare, quindi per seguire il soggetto in movimento serve un po' di pazienza, ma l'ergonomia e il basso ingrandimento rendono l'esperienza naturale stabile. Per l'osservazione del paesaggio, come qui dal Monte Sette Termini, la compattezza del Bantam è un grande vantaggio, perché si infila facilmente nello zaino, volendo entra anche nel tascotto della giacca da trekking, e poi pesa poco più di 400 grammi. Nonostante il campo moderato, permette comunque di godere di panorami distanti con una resa chiara e luminosa. Rispetto ai classici compatti 8x25 e 10x25, poi la pupilla di uscita di quasi 5 mm è più confortevole per chi porta gli occhiali. In pratica è un binocolo perfetto da portare in escursione oppure durante i viaggi lunghi. Al crepuscolo naturalmente non può competere, non so, con il Vortex UHD 10x50, ma per un uso didattico, per introdurre bambini all'osservazione della fauna, è eccellente anche in questo caso. Inoltre l'ingrandimento contenuto 6,5x lo rende facile da usare anche a mano libera, e la pupilla di uscita comunque di 5 mm circa consente ai più giovani di sfruttare al meglio la luce residua. Grazie ai trattamenti antiriflesso,
al centro del campo si ottengono immagini che sono nitide anche con un buon contrasto, anche nelle scene con luce un po' diffusa. Ovviamente non aspettatevi le prestazioni da top di gamma. Insomma, è un binocolo molto semplice nell'utilizzo, compatto e sorprendentemente efficace. Lo ripeto, è perfetto per avvicinare il più piccolo alla natura, ma è anche capace di stupire gli adulti più esperti e esigenti che utilizzano magari binocoli dal costo decisamente superiore. Per ciò che concerne l'osservazione astronomica, tra guardare il cielo a occhio nudo e farlo con un binocolo, senz'altro la seconda opzione è sempre la più emozionante. Naturalmente il Bantam 6,5x32 non è un binocolo ultra grandangolare, ma considerando il prezzo, che è circa 4 volte inferiore a quello di un solo oculare astronomico di buona qualità, direi che si comporta molto bene. Con i suoi obiettivi da 32 mm e un ingrandimento di 6,5 raccoglie infatti oltre 20 volte più luce rispetto a un singolo occhio, permettendovi di osservare stelle fino a 3 magnitudini più deboli, quindi è un bel risultato. Buongiorno ragazzi, sessione presso l'hotspot di Germignaga. Stamattina fa freddo, c'è 1 grado, sono le 8:30. Io sto guardando delle anatre in controluce e vi devo dire che c'è soltanto un lieve bagliore dalla parte opposta del sole, però come potete vedere siamo veramente in una situazione molto al limite, dove praticamente è impossibile, secondo me, per la maggior parte anche dei birdwatcher osservare con facilità. Per il resto l'immagine al centro è molto nitida. Pensate che lo sto comparando con un altro binocolo che viene definito ED e onestamente non è che ci sia tutta questa grande differenza nel contenimento del cromatismo residuo. Anche osservando in lontananza rimane molto nitido e contrastato. Certo, il campo di vista è un po' stretto e c'è anche molta curvatura di campo al bordo, però per questa cifra, stiamo parlando di 80 euro, vi dico ragazzi, non fatevi rapire dalle offerte sui mercatini magari a bancarella che trovate sotto Natale per vecchi porro da 50 euro, perché con 30 euro in più avrete un binocolo leggero, maneggevole, ben impermeabilizzato, riempito in azoto, con una qualità ottica che anche al centro vi consente di osservare con soddisfazione e praticare birdwatching. Adesso vi mostro anche qualche ripresa che sto facendo in tempo reale a smerghi e anatre, e insomma è piacevole anche per un appassionato come il sottoscritto, che è abituato a brandeggiare, insomma utilizzare binocoli da 2.000-2.500 euro, e con 80 euro comunque potrete anche compiere delle osservazioni soddisfacenti. Spesso non c'è proprio bisogno di spendere tantissimi soldi per iniziare, è perfetto per i bambini perché l'estrazione pupillare è ottima, veramente ottima, e anche adesso sto rimanendo stupito della resa al centro nell'osservazione delle anatre. Passando ai pregi e difetti, direi di partire dai punti di forza. Allora, ottima meccanica per la fascia di prezzo, un trattamento comunque multistrato efficace su tutte le lenti, buona nitidezza e contrasto al centro del campo, costruzione veramente robusta per 80 euro e anche impermeabilizzato, e come sempre avete una garanzia trentennale Vortex. Il prezzo quindi secondo me è estremamente competitivo. Per quanto riguarda i difetti, bisogna ricordare che parliamo di un binocolo economico, quindi il campo di vista non è ampio, la curvatura di campo è più evidente ai bordi rispetto a prodotti da 400-500 euro, e in alcune situazioni critiche si possono notare aberrazione cromatica, luce diffusa e qualche riflesso. Detto questo, nella sua categoria resta un prodotto che consiglio senza esitazioni. In sintesi, con la serie Bantam Vortex ha realizzato un degno successore dei classici binocoli entry level con prismi di porro. Non ha ottiche di fascia alta, ovviamente non ha obiettivi ED né un campo grandangolare, ma è onesto e robusto, impermeabile e dotato di una resa ottica sorprendente per il prezzo. È il binocolo ideale per chi vuole iniziare, ma anche
secondo me per gli appassionati esperti che cercano un secondo strumento da lasciare in auto, nella baita per i più fortunati, o magari comunque da usare all'occorrenza. Provandolo sono certo che vi sorprenderà. Vi ripeto il prezzo del Vortex Bantam HD 6,5x32 nel mese di novembre 2025 di circa 80 euro. Io come sempre ringrazio Mauro Spozio di Origin STB, distributore italiano dei prodotti Vortex, per aver fornito l'esemplare oggetto del test e per avermi lasciato libero di riportare le mie impressioni con assoluta trasparenza. Vi invito come sempre a iscrivervi al canale. Ovviamente lasciate un commento qui sotto e se volete potete leggere l'articolo completo anche su binomania.it. Vi aspetto inoltre sul gruppo Facebook Tutto ma proprio tutto sui binocoli e sul forum di Binomania. Se inoltre siete appassionati di fotografia, vi invito anche a visitare il mio nuovo sito che è landscapephotography.it. Insomma ragazzi, adesso vi lascio tranquilli, buone osservazioni e ci vediamo alla prossima recensione. Ciao a tutti!